Se bene vuoi stare, devi venire a Bari e trombare. Se tu trombi la massa, sarai felice. Ecco. E ditelo che la Puglia è bella assai. Vi aspetto, è strascinante. Ce la va a fare. Oggi sono con mia madre e mia zia. Siamo appena uscite dalla stazione di Bari. Perché siamo qui? Per farci una bella passeggiata. Anche, però diciamo che c'è una causa precisa. Dobbiamo andare Qual è? a Bari Vecchia per vedere le orecchiette che fanno le nostre vecchiette. Esatto. Fa anche rima. E faremo una passeggiata anche nella città. Mamma, Dimmi. sembra che tu debba fare un colloquio di lavoro oggi. Beh, certo, oggi siamo in Bari, quindi mi sono vestita un po' chic. Stiamo per entrare in via Sparano, che è la via dello shopping. Se amate lo shopping, via Sparano è la vostra destinazione. Tra l'altro è anche molto bella, i palazzi sono molto belli. Uno dei palazzi più famosi di Bari e anche più belli, Palazzo Mincuzzi. Questo è il teatro della città, Teatro Petruzzelli. Tu sei mai stata, zia, nel teatro? Io non ci sono mai venuta, però so che è una cosa spettacolare l'interno. Sì, è molto È bello. venuto anche Pavarotti. Ecco, vengono i grandi. Io per mancanza di tempo, però mi piacerebbe andare a vederlo internamente. Dicono che sia bellissima anche all'interno. Sì, io una volta ci sono stata ed è molto molto bello. Vero, sì, c'è stato un grande incendio alcuni anni fa e lo hanno restaurato. Questa è la Banca d'Italia. Guardate che bella questa scritta. Sii felice, sii, imperativo del verbo essere, quindi devi essere felice perché sei a Bari. È come darle torto. Guardate. È molto bello. Sì, questa è la nostra Bari, spettacolare. Spettacolare. Qui c'è anche il teatro, un altro teatro, un teatro un po' più piccolo, ma molto bello, Teatro Margherita. Adesso stiamo andando al vecchio mercato del pesce. Una cosa divertente è che ha un nome in dialetto di Bari. Si chiama Nder la Lanz. Nder la Lanz. Cosa significa Nder la Lanz? Sinceramente non mi ricordo bene. Abbiamo chiesto a qualcuno che era lì. No, le lance erano le barche, vedi, tipo queste qui. Terra a terra. A terra No, stanno le lance. la Lazio come il nome. Ah, La Lazio. C'è una famosa serie TV italiana ambientata a Bari e loro hanno girato molte scene da queste parti. La serie si chiama
Lolita Lobosco, le indagini di Lolita Lobosco, e ve la consiglio. Tra l'altro, alcuni studenti mi hanno detto che recentemente Bari è stata menzionata dal New York Times come una delle nuove destinazioni internazionali per le vacanze. Quindi questo è un motivo di orgoglio per la città e ovviamente vale la pena, merita questo titolo. Avete voglia di visitare Bari o in generale l'Italia? Probabilmente vi servirà internet, dati sul vostro cellulare. Allora ho un consiglio per voi. Saily, lo sponsor di questo video. Saily è una eSIM che ti permetterà di avere internet sul tuo cellulare all'estero. Devi solo scaricare l'app prima del tuo viaggio, scegliere il paese dove devi andare e il pacchetto dati che ti serve. Poi devi attivarla e basta. Quando atterri nel paese straniero sarai già connesso, semplice, veloce e sicuro. Clicca sul link in descrizione o usa il codice coupon LERNAMO su app e sito per ricevere il 15% di sconto sul tuo primo acquisto su Saily. Ci sono anche le bancarelle. Questi pali sono qui perché qualche giorno fa c'è stata la celebrazione per il patrono della città, San Nicola, e c'erano le luci che ora stanno smontando. Bellissimo, un panorama spettacolare. È vero. È bellissimo. Poi lì c'è la ruota panoramica. Qui è il porto dei Pescherecci, poi c'è il porto grande dove arrivano le navi da crociera. Si chiama questo bar Ciclatera, che in dialetto, cioè in italiano significa caffettiera. Mi piace questo uso delle parole dialettali per nomi di bar, ristoranti. Ristorante greco, altri tipi di ristoranti, tutte piene di ristoranti queste stradine. Questa è già città Già vecchia. sì. Il mare è una tavola, Boh, non veramente ci oggi è sono onde. oggi è proprio una giornata bellissima. È un panificio storico questo, dove vengono un sacco di turisti per la focaccia barese. È uno dei tanti comunque. E questa è la Basilica di San Nicola. Questi vicoli sono bellissimi. Ci sono tanti turisti. Tanti, adesso iniziano proprio alla grande ad arrivare turisti da tutto il mondo. Mia madre è la migliore guida per Bari, anche se non è nata e non è cresciuta proprio a Bari, però conosce tutto. Questa è la strada dei souvenir, dove i turisti perdono la testa. E adesso ci stiamo avvicinando alla cattedrale. Una delle cose più belle quando siete a Bari è perdervi in questi vicoli. Sono molto suggestivi, molto caratteristici. Anche Se un po' entrate in questi archi potete trovare anche delle figure religiose, però non si nota molto.
Non si nota molto. Però i baresi ci tengono molto. Sarà già entrata. C'è un matrimonio in corso nella cattedrale. Ma ora possiamo entrare anche se c'è il matrimonio? Penso di sì. Chiaramente mia madre si sbagliava perché invece non si poteva entrare. Proprio perché stavano celebrando un matrimonio. E ora stiamo per andare nella strada, stiamo per arrivare nella strada delle orecchiette. Il castello. Questo è il castello Svevo. Siamo arrivate. Come si chiama strada? Strada dell'Arcobasso. Ora conosciuta per le famose orecchiette. Sono enormi. Sebbene vuoi stare, devi venire a Bari e trombare. Se tu trombi la massa, sarai felice. Ecco. E ditelo che la Puglia è bella assai. Vi aspetto, è strascinante. Ce la va a fare. Loro il dialetto non lo capiscono. No, lo capisco. No, non lo capisco. Orecchiette grandi. Da trombare. Ecco, vedi la maglietta. Riprendi la maglietta. Qui. Da noi non si dice il pastare, si dice trombare. Dialetto. Beh, comunque siete una bella trombare altro, ma noi trombiamo la massa. Io ti ho visto su TikTok, oggi ti sto vedendo dal vivo. Piacere mio, vi ringrazio. YouTube Sì, siete Una passati bella avanti. signora socievole. Viva America! L'America. Ci tornerei volentieri. Sei stata? Sì, a Manhattan. Bello. E queste sono tutte le cose che fa la signora Nunzia. Varsavia, Madrid, Barcellona, Zurigo 2 viaggi ho fatto. Sono tornata, ho fatto un evento a Rubo e poi sono risalita. Ma sei andata anche lì a fare le orecchiette? È vero? È quello che faccio quando vado. Ah, ho Bello. capito. Mostro la nostra tradizione barese. Brava, brava. Bellissimo. Ha visto? Le mie orecchiette mi fanno girare il mondo. Bello. È molto bello. Aveva parlato tu, sono fatto io. Però Tu sei più tu sei più esperta. Però Tu sei adesso devi esperta, fare, sì. dovete fare una bella foto con la signora Sì, con sì, la sì, ma io signora. scatto anche la foto. Facciamo Poi vengo insieme anch'io, una sì, bella dopo. foto. E vai. Io sto facendo il video, ma scatto anche la foto nello stesso momento. Viva America! Ok, è stato un piacere. Io non so Ora, come si sta andando? ora sta andando. Vabbè, mettiti. Scusa. Non è la sola, anche io non sono tecnico. Facciamo vedere tutto. Grazie, complimenti. Zia, ti è piaciuta questa gita fuori porta che abbiamo fatto oggi? Sì, anche perché sinceramente avevo una voglia matta proprio, perché era da bambina che non venivo più a Bari Vecchia, che abitavano i miei nonni, e diciamo che sono cresciuta un po' a Bari, ma l'ho trovata proprio cambiata del tutto. In bene o in male? No, in bene, in bene. Grande, non la si può girare tutto in poco tempo. È caratteristica proprio per questo, queste stradine, tutti questi vicoli, questi archi con tutte le madonnine, è tutto bello, Bello, da bello. vedere. Ci ritorneremo quanto prima Sì, sì. con Graziana. Faremo un altro tour, oggi non possiamo vedere tutto. Un'altra gita, faremo un altro tour. Bari è la mia città, ma oggi mi sento un po' turista.
Ogni visita a Bari non può non terminare con un buon pranzo a base di pesce. Mia madre sta facendo la scarpetta. Delizioso, non si può lasciare. Zia. Io sto mangiando il polipo, con le patate, buonissime, buonissime. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se è stato così, non dimenticare di lasciare un mi piace e iscriverti al canale. Se vuoi vedere mia madre e mia zia in un altro video, non perderti il nostro vlog al supermercato. Facciamo la spesa insieme. Lo trovi come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Dopo il pranzo a base di pesce, sorbetto al limone. Questo è uno dei dolci tipici di Bari. Si chiama sporcamus, che tradotto dal dialetto significa sporca, sì, bocca sporca, sporca la tua bocca. Vuoi dire qualcosa, zio? No, hai detto giusto, hai detto tutto giusto tu. Esatto. Perché si chiamano sporca bocca? Proprio per questo motivo, perché quando li mangi inevitabilmente ti sporchi le labbra e la bocca, è inevitabile. Tu ridi e tu? Sì, cioè pasta sfoglia, 2 strati di pasta sfoglia con crema e zucchero a velo sopra. Ah, si mangiano caldi. Adesso vediamo se anche io mi sporco. Per non perderti nemmeno un video di Lernamo, iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, così riceverai non soltanto le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma anche dei materiali gratuiti ed esclusivi per migliorare il tuo italiano. Dai, sporcati. Va benissimo. Così. Segui Lernamo anche su tutti i social e visita il nostro sito web lernamo.com, dove puoi trovare tutti gli articoli scritti dei video che pubblichiamo su YouTube. Ovviamente ogni pasto in Italia deve concludersi con un buon caffè.